Hai dei soldi fermi in banca, magari sul conto corrente o magari sul tuo libretto. Li guardi ogni tanto e vedi che ci sono, quindi ti senti tranquillo. Bene, ora ti dico una cosa che forse non ti avrà mai detto nessuno. Quei soldi stanno sparendo ogni giorno, senza che tu nemmeno te ne accorga. Non è assolutamente né un ladro né una truffa, ti spiegherò tutto e dentro la fine di questo video finalmente capirai perché la banca forse non è un sistema così ottimale per te, o proprio perché imparerai a conoscerle, come usarle a tuo vantaggio. Utilizzeremo anche dei numeri veri per i nostri esempi. Ben ritrovati nel canale della zia, dove la finanza viene spiegata per tutti quanti e non è solo roba da esperti. Facciamo subito un giochino utilizzando 2 bicchieri d'acqua. In questo bicchiere ci sono i tuoi risparmi, diciamo 10.000 euro. Li metti sul conto corrente, li lasci lì, fine della storia. I soldi, quindi l'acqua, verranno messi piano piano, lentamente, sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino ad arrivare all'orlo del bicchiere. Ogni anno il bicchiere perde un pochino d'acqua. Non lo vedi facilmente con gli occhi, ma dopo un anno inizi a vedere che il livello del bicchiere si sta un pochino abbassando. Dopo 5 anni ne manca ancora di più e così via nel corso degli anni. Ma tu stai mettendo i soldi, tu stai mettendo dentro l'acqua, quindi perché? Tu hai ancora 10.000 euro sul tuo conto, non sono scesi, ma con quei 10.000 euro ci compri meno cose. Quindi di fatto è come se valessero 9.000, ad esempio. Perché questo? Perché nel frattempo i prezzi di tutto il resto dello Stato, in questo caso italiano, sono aumentati. I prezzi di qualsiasi cosa, di qualsiasi bene, di qualsiasi necessità sono aumentati e i tuoi soldi sono rimasti sempre quelli. Capite bene, un po' come per le pensioni, che nel momento in cui riceviamo sempre la stessa pensione e i soldi sono sempre quelli, ma tutto il resto del costo della vita sale, perdiamo potere d'acquisto, cioè noi sì abbiamo sempre quei soldi, ma ci compriamo meno cose. E questa si chiama inflazione. Prendete un oggetto qualsiasi, ad esempio un paio di cuffie, che magari tot anni fa questa tipologia qui in Italia costava, non lo so, 25 euro. Dopo tot anni queste adesso magari ne costano 35. Questo ragionamento può essere fatto con tutto, con la pasta, con l'acqua, con qualsiasi cosa vi venga in mente, vestiti e così via. Generalmente l'inflazione può variare. Quella su cui cercano sempre di stare tutti all'incirca per avere delle situazioni statali, diciamo, che funzionano bene, intorno al 2%. Questo a livello globale. Anche se abbiamo fatto periodi in cui arrivava a livelli atroci. Quindi tutto questo per dirti che nel momento in cui la tua banca ti offre uno 0% di interesse sul tuo conto corrente, tu stai di fatto perdendo soldi. Perché se l'inflazione mediamente è il 2%, significa che almeno i soldi in quel conto corrente dovrebbero essere allo stesso livello di interesse dell'inflazione. E considerando che l'inflazione è una media, sale e scende, a volte possiamo ritrovarcela anche a livelli veramente elevati, non ti daranno mai di interessi le banche, siamo onesti, tu prima o poi finirai inevitabilmente per periodi della tua vita per perdere soldi. Ok, ma delle disposizioni che abbiamo per le banche italiane, cosa davvero ci possono offrire di interessante? Parlando del conto corrente, magari la tua banca ti dà qualcosa sulle tue giacenze, no? Faremo un esempio esemplificativo utilizzando 2 banche di cui evito di fare i nomi perché non so a cosa potrei andare incontro. Sono comunque tra le banche più utilizzate d'Italia. Dirò solo questo. Quindi tu ogni anno vai a mettere all'interno, appunto rispettivamente nella banca che hai scelto, la tua cifra. Puoi decidere se mettere 10.000 euro tutti in una botta oppure un pochino alla volta, anno per anno. E cosa succede? Non solo magari nessuna delle due non ti dà alcun tipo di interesse, ma addirittura ci troveremo di fronte a una situazione nella quale noi abbiamo anche dei costi di gestione. Ragazzi, le banche, come tante altre istituzioni, la gente ci lavora per mantenere i vostri soldi, anche se apparentemente non stanno facendo niente, anzi stanno addirittura perdendo, perché nel frattempo appunto è incontro il piccolissimo problema dell'inflazione, quindi voi state anche perdendo soldi generalmente, dato che non c'è interesse. Addirittura dovete pagare i costi di gestione. Secondo strumento, il conto deposito. Sì, Mary, ok, i conti correnti non faranno tanto, ma i conti deposito sì. E hai ragione, la Z ti dà ragione, ma bisogna dire un paio di cosine. È un conto dove tu metti i tuoi soldi e li blocchi per un certo periodo, 6 mesi, 1 anno, 2 anni e così via. E in cambio la banca ti dà una soglia di interesse. Quindi tu metti i tuoi soldi dentro, dopodiché per un tot saranno completamente chiusi e non li vedi.
puoi toccare. Delle due banche che non abbiamo nominato, non sia mai, rispettivamente ognuna delle due per circa 12 mesi danno interessi diversi per il conto deposito vincolato. Parliamo del circa 3% lordo, che però se dopo andiamo a togliere le tasse effettive, eventuali costi e quant'altro, più o meno all'incirca il 2,2. Questo quindi abbiamo detto che vale più o meno per tutte e due le banche, variano di pochissimo. Questo ovviamente abbiamo detto che è in una prospettiva di 12 mesi. In una prospettiva invece di 5 anni, quindi iniziamo ad aumentare, 3,5 all'incirca, ma togliendo i costi, tasse, più o meno ipotizziamo un 2,6, quindi per ambedue abbiamo detto. Torniamo all'ipotetica fase in cui abbiamo detto che la nostra inflazione in questo momento si trova circa all'1,5%. In questo caso il nostro conto deposito ci protegge? Sì, il guadagno effettivo che noi andremo a fare sarà effettivamente per 5 anni 1,1% e in 12 mesi solo lo 0,7%. Ergo le banche ti stanno promettendo di farti fare effettivi guadagni molto abbastanza un pochino elevati, dai, siamo onesti, e in realtà te li fanno fare letteralmente miseri. Non è una perdita del conto corrente, ma obiettivamente non potete dirmi che è una vittoria. E adesso arriva la parte bella, quella che mi ha fatto venire voglia di fare questo video. Ti faccio vedere cosa succede se decidi di prendere i soldi che lasci in banca e di metterli invece in un PAC con ETF, in autonomia, senza consulenti, senza banche, molto semplice. Per quanto riguarda la parte effettiva di come farlo con un broker, con un'app e come fare il tutto, vi rimando a questo video qui dove ve lo spiego veramente bene passo passo. Mentre per quanto riguarda come funziona nello specifico il PAC e come voi possiate guadagnarci molti soldi in maniera abbastanza semplice, vi rilascio invece a quest'altro video. Sono due video che sono fondamentali per le basi. Vi invito prima ad andarvi ad informare sul mio canale in tutti i relativi video prima di tornare qui. Per spiegarvelo comunque sia utilizzerò delle palline. Uno degli ETF più famosi utilizzati in Italia è sicuramente l'MSCI World, che va a prendere le 1300 aziende più grandi del mondo. Quanto costa comprarlo? Il costo annuo di gestione varia, tra lo 0,05 può arrivare anche fino allo 0,20%. Ovviamente è annuale, ma rispetto a un fondo bancario che vi prende già il 3% fa la differenza. I rendimenti sono storici. L'MSCI World all'incirca ha fatto un medio, ha reso in media l'8%, 8,1%. Attenzione, questo non significa che sarà sempre uguale, che vi darà tutti gli anni l'8%. Molte volte ve ne potrebbe dare anche solo il 2 o il 3 e altre volte invece anche il 14, è arrivato tantissime volte, ma la media totale farà 8. 8, rispetto ai miseri 3% o 2% che vi offrivano le banche italiane? Ipotizziamo per tutti e tre i casi che abbiamo messo 10.000 euro tutti in una volta, tutti inizialmente, poi 200 al mese per 20 anni. Cosa succede nel conto corrente? Che noi abbiamo appunto lo 0%, come ci ritroviamo? Circa 58.000 euro, stiamo semplicemente accumulando e basta quello che mettiamo dentro. Conto deposito, non ci ho messo l'inflazione in mezzo a questi, sia chiaro. Attenzione, siamo arrivati a 72.000 euro, già più alto. PAC di ETF, starò buona sul 7%, non vado all'8%. Beh, che dire, mi sembra abbastanza evidente. Cioè ragazzi, la differenza, vorrei farvi capire, tra questi due è praticamente quella di 50.000 euro. Tutto ciò senza un consulente, senza bisogno di pagare dei costi, se scegliete il broker giusto. Ci sono vari broker su cui voi potete scegliere per fare queste cose e arriveranno altri video in futuro perché io ne provo sempre comunque anche altri. Ok, ma dopo averti spiegato bene la differenza, molti di voi potrebbero chiedermi se il PAC è rischioso. Voglio dire, se obiettivamente ci fa fare più soldi rispetto ai sistemi bancari normali, ci sarà del rischio? È una domanda giustissima. Come vi ho già detto prima, sì, gli ETF hanno dei periodi in cui crollano, seguono l'andamento del mercato, è normale che crollano, come è normale che crescono. Sarebbe bello se fosse una bella linea dritta che sale, ma non è così, è un sali scendi. Ma quello che lo rende molto più sicuro, che nettamente fa scendere la grossa pressione, le grosse problematiche, è proprio il sistema di investimento
investire con il PAC. Mi spiego meglio, noi quando andiamo ad investire negli ETF possiamo usare vari sistemi di come decidiamo di investire. Il sistema del PAC, piano di accumulo, funziona che io vado a mettere i soldi un po' alla volta. Ottimo per chi non ha tanti soldi. Non hai 10.000 euro da mettere tutti insieme? Benissimo, mettine 100, 200 ogni mese costantemente finché la tua pallina, finché il tuo portafoglio non arriva a 10.000 euro, oppure finché non sono passati 30-40 anni senza avere una cifra in testa. E cosa succede? Questi soldi, mentre rimangono qui che hai messo tu, pian piano i soldi che hai messo inizieranno a produrre piano piano altri soldi che non hai messo tu, che semplicemente si producono perché il mercato sale scende, e alla fine degli anni in cui vorrai andare in pensione ti ritroverai magicamente che i soldi si sono duplicati, se non anche di più. Sappi che storicamente chi ha investito nell'MSCI World, questo ETF specifico, ma ce ne sono tanti altri, con un orizzonte di 10-15 anni tende a non aver mai perso soldi quando li andava a ritirare. Ovviamente dico sempre storicamente, è molto importante. Storico significa che noi possiamo analizzare, prevedere come potrebbe andare in base a come è già andata, ma gli imprevisti potrebbero accadere sempre, ovviamente. Il conto corrente invece rispetto al PAC ti dà la certezza di perdere soldi. Quindi la domanda giusta non è il PAC è rischioso, ma qual è il rischio che posso e voglio permettermi? E quella, ragazzi, è una scelta vostra personale, fatta sulla base dei vostri obiettivi, delle vostre necessità, dei vostri soldi, delle vostre paure, della vostra età e così via. Per qualsiasi domanda scrivetemelo nei commenti, perché qui la finanza è per tutti. E comunque, se ti interessano degli investimenti un po' più particolari o magari che non hai mai visto prima, ti invito a guardare questo video qui. Sembra strano, ma ti assicuro che è molto divertente e interessante.